Buongiorno a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi proseguiamo con il quinto episodio del tutorial sul workflow per la creazione di una cassa militare da utilizzare come game assets all'interno di un videogame. Nell'episodio precedente, link in descrizione, avevamo terminato la parte della modellazione e ora proseguiamo con l'UV mapping. Andiamo nella sezione UV Editing ed andiamo a creare tramite il tasto New una mappa di riferimento chiamata UV Grid che ci permetterà di vedere se stiamo facendo correttamente il mapping del modello. A questo punto andiamo nella sezione Shading, aggiungiamo un Image Texture ed andiamo a collegarla al color base del nostro material, così da poter vedere su schermo l'UV Grid di riferimento. Ovviamente andiamo a ripetere la stessa operazione per tutti i materiali del modello. In questo caso ho saltato nel video la fase di UV mapping vera e propria per velocizzarlo. Se volete comunque vedere la realizzazione del processo vi metto il link del tutorial sul barile del precedente corso, la tecnica è la medesima. Come noterete, alcune parti sono un po' stirate, le andremo a raddrizzare manualmente.
andiamo a risolvere qualche piccolo errore che ci era sfuggito durante l'unwrap del modello. Ora, come vedrete, andremo a suddividere nuovamente le varie parti in mesh distinte tramite il comando divide by selection. Al termine di tutte le operazioni di UV mapping andiamo a creare l'ID map, cioè una mappa che ci servirà per identificare tramite un colore tutti i tipi di texture del modello. A pari colore, cioè corrisponderà pari texture, molto utile all'interno di Subtance Painter e non solo, anche di altri software di texturizzazione. Per far ciò utilizzeremo un plugin esterno chiamato Tex Tools, il link lo troverete in descrizione. Una volta installato, nella sezione UV Editing andremo a settare per prima cosa la grandezza della mappa. Poi nella sezione ID Color avremo già stabiliti 5 colori base, ma potremo tranquillamente aumentarne il numero. Per andare ad applicarli andiamo a selezionare per prima cosa le face che vogliamo colorare e poi premere sul tasto sotto il colore per applicarlo.
completiamo l'operazione per tutti i materiali. Terminata l'operazione per ogni materiale, andiamo su Baking, selezioniamo Diffuse e premiamo Bake. Aspettiamo qualche secondo per il completamento dell'operazione e poi andiamo sul menu Image e clicchiamo su Save As e salviamo l'ID Map.
Ottimo, abbiamo terminato l'UV mapping e creato le nostre ID map. Ora siamo pronti per texturizzare il modello su Subtance Painter. Vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale e di commentare. E se vi è piaciuto questo video lasciate un bel pollicione in su. Al prossimo episodio, ciao!